Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche, wow, affettive per la prima metà di febbraio e abbiamo un bellissimo mago. Amici dei gemelli, il mago è una carta di inizi. Quindi per qualcuno si tratta di, può essere una nuova relazione, perché no? O comunque si sta iniziando a manifestare qualcosa di nuovo. La carta del mago rappresenta l'alchimista, quindi è colui che è in grado di trasformare l'energia pesante, il piombo, in energia preziosa, quindi in oro. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Io intanto ragazzi, come sempre, vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche altri link a video che potrebbero essere interessanti. Per quello che riguarda la mail invece ve l'ho scritta qui, quindi se mi volete contattare mi potete scrivere un'email. Allora, partiamo con un asso di coppe, la carta del giudizio, un 2 di denari al contrario, un 4 di coppe al contrario, il re di denari, un 4 di bastoni, vediamo che ultima carta mi danno. Wow, quante! Prenderò solo quelle che si sono girate, quindi abbiamo il fante di bastoni, il cavaliere di spade e il 2 di coppe. Oh wow, ragazzi! Bellissimo periodo, devo dire. L'asso di coppe è un inizio, può essere proprio un inizio romantico, anche qui avevamo la carta del mago, ok? Quindi è un innamoramento, un nuovo sentimento, può anche essere un nuovo progetto, può essere magari un figlio per qualcuno che è appena nato, c'è qualche cosa che sta sgorgando, che sta iniziando. E normalmente, essendo un asso di coppe, è qualcosa da un punto di vista affettivo. Abbiamo anche la carta del giudizio, quindi qui può essere che ci sia stato un momento dove la nascita di qualcosa, l'inizio di qualcosa vi abbia fatto prendere un certo tipo di consapevolezza. Per qualcuno la carta del giudizio parla di questioni, direi karmiche in questo caso, quindi questioni legate al passato e ho come la sensazione che qualcuno qui abbia capito come uscire dal karma, come uscire dalla ruota di questi cicli ripetitivi. È un po' quello che andrete a lavorare, sento, in questa prima parte di febbraio. Nel caso stiate aspettando qualche chiamata, avendo la carta del giudizio, ragazzi, è facile che qualcuno possa farsi sentire in questo periodo. Il 4 di coppa al contrario. È come se questo uscire dalla ruota del karma vi faccia anche iniziare a vedere nuove prospettive. In effetti poi abbiamo un re di denari, quindi se non avete nessuno può essere proprio la persona con la quale inizia questa nuova relazione. Può essere anche un padre, nel caso sia magari un nuovo modo di vivere la relazione con una persona vicino a voi. Per qualcuno, ragazzi, potrebbe anche essere un capo, ve lo dico. Quindi magari un nuovo modo di vivere la relazione con il vostro capo, un nuovo modo di porvi anche da parte vostra. Tra l'altro, se state aspettando dei contratti, un aumento di stipendio piuttosto che una promozione, con il 4 di bastoni è facile che questo arrivi, ok? Perché il 4 di bastoni parla di unioni stabili, di unioni concrete. E difatti poi qui abbiamo anche il fante di bastoni che mi parla di entusiasmo, di voglia di vivere, e insieme a questo cavaliere di spade e al 2 di coppe vi dirò che potrebbe esserci veramente un'inversione, cioè praticamente diciamo dalla seconda settimana di febbraio in poi è come se ingranaste la sesta marcia,
perché poi abbiamo questa velocità espressa dal Cavaliere di Spade e il 2 di coppe che parla appunto di una relazione, o se siete già in una relazione è come se fosse un nuovo inizio, un nuovo modo di ascoltarsi, è una dinamica che cambia. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta nello specifico. Allora, per l'asso di coppe abbiamo un re di spade e il fante di pentacoli. Sì, può essere un nuovo progetto, può essere come la sensazione che ci sia questo nuovo progetto, questa nuova idea, che in realtà non è poi del tutto sviluppata. È come se si stessero facendo dei programmi, dei calcoli, si sta, diciamo, approfondendo il tema. È come se fosse un'idea in questo momento. Andiamo a vedere la carta del giudizio. 8 di bastoni, 2 di spade, il matto e asso di spade. Allora, qui quello che dovete, o meglio, quello che sarete portati a elaborare in questa prima fase di febbraio è la comunicazione che avete nei confronti o di questa persona, o se fosse per esempio un progetto nuovo, un'idea nuova, magari un prodotto nuovo da vendere, che state valutando con un'altra persona, per quello che c'è questa relazione, è come se doveste migliorare la comunicazione. Guardate, avete l'8 di spade e sento che le cose andranno molto veloci, quindi se aspettate una telefonata, se aspettate anche solo semplicemente una chiamata dalla banca, ipotesi, arriva. Cosa succede? Che avendo il 2 di spade al contrario e il matto al contrario, fate attenzione perché non avendo bene ancora le idee chiare, perché qua siamo in fase di studio, potreste essere un po' troppo impulsivi. E ho anche questa sensazione perché vedo il cavaliere di spade qui. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Ecco, 2 di pentacoli nuovamente. Papa e 5 di pentacoli. Sì, è qualche cosa. Allora, può avere a che fare o con i ruoli, nel senso che qualcuno qui deve uscire da un determinato ruolo, qui c'è una sorta di cambio, no? Di inizio, di nuova stabilità, di contratto. Qui c'è bisogno e voglia di essere riconosciuti, di essere ufficializzati. Sì, può essere che magari è tanto tempo che vi stiano promettendo qualche cosa e che questo qualche cosa non arriva e di conseguenza voi vi sentiate un po' in questo 5 di pentacoli un po' delusi fondamentalmente. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 7 di spade, 4 di bastoni e la regina di coppe. È come se iniziaste a vederci chiaro. Ok, il 7 di spade, scusate, normalmente è una carta che parla o di bugie o di mezze verità o anche di proiezioni. Le proiezioni, cercate il sogno condiviso su YouTube. Di che cosa si tratta? Il sogno condiviso è quella cosa che viene detta, ve lo riassumo, mal detto fondamentalmente, ve lo dico, ve lo spiego. È quel sogno, è quell'idea, diciamo così, che si inizia a instillare nella testa dell'altra persona, dove poi l'altra persona si costruisce una sua realtà. È la proiezione di un sogno insieme. Pensa come saremmo felici, chissà quando o cose di questo genere, quando avremo casa nostra o quando. Sono cose di questo genere. Adesso io non so se sono riuscita a spiegarlo bene, però cercatelo comunque su internet, ci sono un sacco di psicologi che lo spiegano molto meglio di come ho fatto io. Però ho come la sensazione che riguardi un po' quello. Andiamo a vedere il re di pentacoli, cavaliere di pentacoli.
la temperanza e la morte. Guardate, in realtà ho come la sensazione che ci sarà questo processo di avvio che sarà molto lento. Devo dire che con questo Cavaliere di Pentacoli e la Temperanza avrete un processo di trasformazione da dover affrontare. C'è anche la carta della morte, si parla di tagliare qualche cosa, no? Possono facilmente essere le proiezioni. Quando c'è un 5 di Pentacoli al contrario, ragazzi, si parla anche ehm, di questioni, di modi di pensare che vi fanno entrare nel ruolo di vittima. Quindi ad un certo punto bisogna decidere, semplicemente con la testa, decidere di non voler più essere le vittime. Vi alzate e cominciate a comportarvi da vincenti ed è proprio così che funziona, cioè nel senso, anche con la legge di attrazione, voi qui avete il mago, se state lavorando con la legge di attrazione, quello che è importante è entrare in una certa vibrazione proprio con l'immaginazione, con la visualizzazione e mandare questo tipo di vibrazione all'universo, in modo che si inizi ad avvicinare quello che noi vogliamo in linea con la vibrazione che noi mandiamo. Quando noi facciamo i pensieri e non pensiamo a quello che diciamo o pensiamo poco a quello che diciamo, molte volte verbalizziamo cose che poi in realtà sono quelle che emaniamo all'universo. Quindi se diciamo cose del tipo gli uomini sono tutti uguali, arriveranno uomini standardizzati a voi. Non so se uomini, io parlo di uomini perché io sono donna, però vale la stessa cosa se chi guarda in questo momento è uomo, ok? Se pensate le donne sono tutte uguali, o le donne sono tutte, non lo so, qualsiasi cosa, insomma, quello che voi pensate poi alla fine si concretizza, si realizza. Andiamo a vedere il 4 di spade. Credo che sia un po' quello, il fatto di lasciare andare questa mentalità di carenza e dire no, questo è quello che voglio io e vado per quella roba lì e non prendo nient'altro che non sia meno di quello che voglio io. Non mi accontento più. Allora abbiamo un fante di spade al contrario e la giustizia al contrario, ragazzi. Interessante, perché sono due carte di contratto ed è come se... mm, guardate, quando c'è la giustizia al contrario o parla di rotture di contratti, e tenete presente che questo è un arcano maggiore e questo è un arcano minore, quindi questo è come se avesse un po' più di peso, un po' più di forza. E parla anche di ingiustizie. E considerato che abbiamo il fante di spade girato al contrario e che qui vi avevo detto che c'è qualche cosa che insomma non è chiaro, fate attenzione perché ho come la sensazione che in superficie le cose potrebbero sembrare lineari, ma poi in realtà sotto c'è qualche cosa con questo fante di spade che vi consigliano di tenere d'occhio. Cioè, se voi vi rendete conto che nella relazione, nel modo di relazionarvi di questa persona, o nel modo di fare semplicemente, magari non con voi, ma in generale, nel modo di fare di questa persona, ci sono delle ingiustizie, e poi in realtà vi parla delle cose giuste, ecco lì forse c'è una discrepanza, quindi valutate bene quello che vi dice l'altra persona, andate con prudenza, perché in realtà vi dico, vedendo la prima linea, mi sembrava una cosa molto entusiasta, ok? Poi spiegandole le carte ho come questa seconda sensazione, diciamo così. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Perché vi dico questo? Perché quando c'è il fante di... scusate, quando c'è il cavaliere di spade si parla sempre di un'energia super veloce e anche questa è un'energia veloce, come se qualcuno velocemente cercasse di farvi fare qualcosa. Quando c'è una pressione da parte di qualcuno, quando c'è una forzatura, sia che siate voi a ricevere la forzatura, sia che siate voi a fare la forzatura, in qualche modo è una manipolazione. Quindi non fatevi metter fretta. 4 di coppe e ce l'avevate già qui, c'è qualcosa che non prendete in considerazione e magari è proprio il vostro istinto, il vostro intuito.
Ok, allora fidatevi del vostro intuito, se c'è qualche cosa, come vi dicevo qui, che non vi torna tanto, tra quello che dice la persona, magari quello che fa, cioè se una persona, per esempio, vi faccio un esempio, che dice che rispetta tutti e poi tratta male, non lo so, la cameriera o il cameriere al ristorante, ecco lì c'è qualche cosa che non va. Quindi è una persona che non è coerente con quello che dice. Fatemi sapere come vi risuona, perché guardate, vedendo la prima linea apparentemente sono molto belle, però quando poi sono andata a spiegarle ho come la sensazione che sia qualcosa di un po' più articolato nel sottofondo, ok? Qui ci sono delle cose che non vedete, siete in questa sensazione un po' di tristezza anche con questo 5 di pentacoli, un po' come se vi chiedeste come uscire da questa ruota, da questo cerchio, come cambiare le dinamiche. Però ecco, attenzione alle discrepanze. Uscire dalla ruota del karma, uscire da certe dinamiche che con il 2 di pentacoli tendono a ripetersi. Questo è il simbolo dell'infinito, ragazzi. Ok? Sono i cicli che si ripetono all'infinito. Bisogna ad un certo punto, quando ci si rende conto di dov'è l'errore, avere il coraggio di dire ok, questa cosa per me non funziona, senza il abbiamo investito tanto, è stato tanto bello agli inizi, e magari si parla di 15 giorni su 6 mesi, ragazzi. Quindi ecco, la sento un po' così. Cercate di valutare bene, perché, ripeto, le potenzialità perché sia una relazione in equilibrio e anche in abbondanza, io le sento, però è come se cercate di affrontare subito certe discrepanze, ok? Cercate di non essere ciechi, ascoltate il vostro intuito, non fate finta di niente su certe questioni che vi sembrano ingiuste, parlate subito, dite subito la vostra verità. Va bene, fatemi sapere come vi risuona. Andiamo a vedere ancora un oracolo e poi una carta delle fatine. Io intanto ci tengo a ringraziare veramente tutte le persone che mi scrivono i commenti. Io li leggo sempre, mi fa sempre molto piacere. Non ho più tanto tempo di rispondere, ma eventualmente se ci fosse la necessità poi farò un video per rispondere a tutti quei commenti che meritano una risposta. E voglio anche ringraziare tutte le persone che mettono like, che mi fanno le donazioni, che condividono, che supportano il canale, che si iscrivono. Quindi grazie davvero di cuore a tutti. Wow, carta numero 47, arrivare al traguardo, ve la metto qui. Ragazzi, io credo che l'importante qui non sia avere o meno la relazione stabile, perché questo lo vedo, è come se la relazione fosse stabile. Il punto qui è capire quando ve la stanno raccontando un po' troppo colorata, ecco. È un po' lo sviluppare il quinto chakra. Io la carta della giustizia la sento molto collegata con il quinto chakra, perché è una carta di verità, è una carta di cose che vengono a galla, ok? Quindi qui fate attenzione, guardate, se dovete firmare dei contratti tipo per una casa, perché il 4 di bastoni rappresenta anche una casa, quindi magari c'è un progetto di andare a convivere, leggete bene tutto. Leggete bene tutto, non vi fate incastrare, pagate le cose a metà. Poi ognuno faccia quello che ritiene più opportuno, però il consiglio, perché quando si è all'inizio di una storia si vede tutto rosa. E quindi diventa difficile, appunto, discernere, capire certe cose, certe dinamiche. Bisogna viversela un po', no? Almeno 6 mesi, un anno, prima, secondo me, di prendere certe decisioni, ecco. Però ho come la sensazione che sì, sarete appagati. L'unica cosa, se sentite che appunto c'è un po' troppa pressione su certi argomenti, prendetevela con comodo, cioè qui le carte vi dicono proprio fate le cose un passo alla volta, prendetevi i tempi per gestirvi il cambio, per gestire il vostro passaggio, insomma. Interessante.
Bene, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine e solo per te che ti sei fermato fino qui o fermata fino qui, ho in promozione, visto che febbraio è il mese dell'amore, ho pensato di mettere in promozione una lettura di coppia, oppure se non dovessi avere nessuno in questo momento, quindi se fossi single, ci sarà in promozione l'identikit della tua prossima fiamma. Mm? Quindi è una promozione valida fino al 28 di febbraio e per contattarmi potete comunque utilizzare l'indirizzo email che vedete qua. Non so se si è sentita la mia pancia, scusate. Luce interiore, wow, ve la metto qui vicino alla sacerdotessa perché qui si tratta di ascoltare la propria luce, il proprio intuito, il proprio istinto. Mm? Questa carta la sento anche molto come il brillare da dentro, quindi brillate da dentro. E poi abbiamo appagamento, wow, e ve la metto qui tra il re di denari e il 4 di bastoni, ragazzi. Bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura sia stata di ispirazione. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.